Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, lo spazio dove scaviamo sotto la patina scintillante dello showbiz turco per scoprire le storie più vere, più umane, quelle che sfuggono ai titoli sensazionalistici ma restano impresse nel cuore di chi le ascolta. Oggi vi porto un racconto lungo, intenso e, lasciatemelo dire, sorprendentemente delicato, l'amicizia fra Demet Özdemir e Can Yaman. Un legame coltivato fra set, voli intercontinentali, matrimoni, successi professionali e qualche inevitabile tempesta mediatica. Prepariamoci quindi a un viaggio di parole che supera di gran lunga gli 8000 caratteri, perché per capire quanto possa essere profondo un rapporto nato sotto i riflettori bisogna percorrerne ogni tappa, senza fretta. 1. Il primo incontro, un ciak che vale una vita. Corre l'anno 2018. Le luci degli studi di Beykoz Kundura, sul Bosforo, illuminano il set di Erkenci Kus. Lei è chiamata a interpretare la sognatrice Sanem, lui deve dare volto al fotografo Girova Gökhandevet. Quando la regista grida «motore», «azione», accade qualcosa di poco spiegabile a parole, la chimica è immediata, vibra nell'aria e contagia truppe e comparse. Già dopo le prime prove, i tecnici parlano di «intesa naturale», di quelle che non si fabbricano a tavolino. Da quel giorno, Demet e Can si ritrovano ogni mattina davanti allo stesso camerino, a condividere caffè bollenti, copioni pieni di appunti a margine e quell'ironia che rende leggeri anche i turni notturni. 2. La popolarità esplode e l'amicizia si mette alla prova. Il successo della serie travolge tutto, le puntate vengono vendute in oltre 90 paesi, le fanpage spuntano come funghi, i due attori diventano volto di campagne pubblicitarie, ospiti di talk show internazionali, bersaglio preferito dei paparazzi. È in questo frastuono mediatico che l'amicizia entra nella sua prima zona di turbolenza. Doversi vedere ogni giorno sul set è molto diverso dal proteggere un legame quando ognuno vola in direzioni opposte, con contratti firmati dall'altra parte del Mediterraneo. Demet sceglie ruoli via via più drammatici, Can inizia un percorso verso il mercato italiano, imparando la lingua e trasferendosi a Roma per mesi. Eppure, tra un jet lag e l'altro, i due continuano a sentirsi, messaggi vocali, battute in codice, consigli professionali scambiati a mezzanotte. 3. Arriva l'amore, per altri il matrimonio con Uzan Koç. Nel 2022 Demet spiazza tutti annunciando il fidanzamento con il cantautore Uzan Koç. Molti scommettono che la notizia metterà fine, o perlomeno in stand-by, al rapporto con Can. Succede l'esatto contrario. L'attore invia un mazzo di fiori bianchi alla futura sposa con un biglietto sobrio: sii felice, sempre. Qui troverai comunque un amico. Il gesto diventa virale, trasformandolo in emblema di rispetto. Il giorno delle nozze, cerimonia intima a Sile, tra pini marittimi e vista sul Mar Nero, Can non può essere presente fisicamente, sta girando una serie a Palermo. Ma fa recapitare agli sposi un antico talismano ottomano, simbolo di protezione reciproca. La stampa rosa, che cercava uno scoop di gelosia, deve arrendersi a un fatto: l'amicizia non solo regge, ma si rafforza. 4. Progetti incrociati, telefonate notturne e sostegno reciproco. Negli ultimi 2 anni i due artisti non hanno più condiviso un set, ma le loro carriere continuano a incrociarsi. Demet vola a Madrid come ospite d'onore di una piattaforma globale, Can la chiama alle 3 di notte per darle dritte sulla pronuncia spagnola. Lui debutta al Festival del Cinema di Taormina, lei lo incoraggia con un messaggio che finirà nei backstage: fai parlare gli occhi, il resto verrà da sé. Sono dettagli minuscoli, impossibili da fotografare, eppure dicono tutto. In un ambiente in cui le relazioni evaporano alla prima conferenza stampa, loro due si scelgono come cassa di risonanza emotiva. Se uno inciampa, l'altro tende la mano, e viceversa. 5. L'ultimo incontro pubblico, un pranzo a 4. Pochi mesi fa Demet, ormai moglie di Uzan, raggiunge Can per un pranzo informale in un ristorante di Polonezkoi. Al tavolo ci sono anche Uzan e un amico comune di lunga data. 4 piatti di mezze, nessun fotografo ammesso. È un momento cruciale. Le due metà del mondo di Demet, il marito e il migliore amico, si siedono fianco a fianco. Secondo un cameriere, l'atmosfera è rilassata, zero imbarazzi. Qualcuno estrae una chitarra, parte un brano improvvisato,
si brinda con Ayran e melograno. Quando la notizia trapela, i social danno il meglio, c'è chi esulta per la maturità sentimentale, chi storce il naso temendo triangoli narrativi. Ma la sostanza non cambia, l'amicizia è solida, certificata da tutti i presenti. Sai che cosa tiene vivo un legame così? Le radici comuni, entrambi sono cresciuti lontani dai salotti aristocratici, sanno cosa significhi conquistarsi ogni provino. Un senso dell'umorismo affine, battute fulminanti, autoironia, nessuna gara a chi brilla di più. Regole non scritte, mai commentare pubblicamente l'altro in modo da alimentare gossip, mai lasciare messaggi privati in balia degli screenshot. 7 possibili sviluppi futuri. Gli addetti ai lavori sussurrano la tentazione di una rom-com ambientata a Milano e Istanbul, con regia italo-turca e cameo di Uzzani in colonna sonora. Sarebbe il cerchio che si chiude, arte e vita che tornano a intrecciarsi. Al momento, però, nessun contratto firmato. La priorità, dicono, è tutelare un'affinità che vale più di qualunque cachet. 8 conclusione. Un'amicizia come raramente se ne vedono. In un'industria dove è facile confondere copione e realtà, Dimet Özdemir e Can Yaman dimostrano che esiste un terzo spazio, quello della lealtà silenziosa, in cui si può crescere, amare, cambiare strada e restare comunque punto di riferimento l'uno per l'altra. Che siano destinati o meno a tornare sullo stesso set, poco importa. Il loro vero contratto è fatto di gesti discreti, telefonate alle ore piccole e sostegno incondizionato. Se questa lunga storia vi ha emozionato, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ditemi nei commenti. Credete anche voi che certi legami siano più forti di qualsiasi colpo di scena? Io, come sempre, leggerò ogni parola con immenso piacere. Grazie per essere arrivati fin qui e, soprattutto, per credere con me che dietro i riflettori esistono ancora rapporti autentici. Ci vediamo prestissimo con nuove storie, nuove curiosità e, promesso, zero filtri.